secondo te, alla fine, in prospettiva futura, dipende, Sì. 5-6 anni, anche tra un anno, come vedi la community per quanto riguarda l'ambiente dei influencer, micro-influencer, magari come noi, e tu che sei aperto a un pubblico un po' più grande, maturata, più, che riesci a coinvolgere più gente Mhm. o sempre sulla solita difficoltà, attenzione, i parametri che abbiamo elencato prima? Certo. Beh, allora, quello che possiamo dire senza ombra di dubbio è che l'inquinamento è la grande sfida del nostro tempo. Di questo ce ne rendiamo, ahimè, sempre più conto perché i danni che subiamo sono sempre più gravi, sono sempre più evidenti. Magari, ecco, fino a qualche anno fa c'era qualcuno che diceva, ah, però secondo me l'inquinamento non esiste, io non ne vedo tutti questi effetti. Poi si è scoperto che però non è che li vedi subito, si accumulano finché non è troppo tardi, come un po' sta succedendo. E quindi cosa succede? Questa è una grande sfida e la gente sta acquistando sempre più consapevolezza, soprattutto i giovani si rendono sempre più conto che questa è un'emergenza, questa è proprio la nostra chiamata dalla storia a fare qualcosa per non estinguerci. Perché magari nella storia ci sono sempre state guerre, ecatombi, imperi millenari sono caduti in pochi decenni, però mai abbiamo rischiato come oggi, come sapete, l'estinzione su scala Certo, certo. planetaria. E quindi questa è una sfida che ci coinvolge tutti, una sfida su cui abbiamo sempre più consapevolezza. E quindi io sono sicuro che ci saranno sempre più persone interessate a saperne di più, perché in fondo è una questione di sopravvivenza, in fondo. Verissimo, molto bella questa considerazione, molto Sì. bella. Secondo me, con l'avvento dei social media nei Mhm. prossimi anni, questa è una mia considerazione, credo che sarà proprio fondamentale il ruolo di chi riesce in modo efficace a parlare di questa tematica, perché la più importante, l'hai detto te, si tratta di sopravvivenza. Esatto. Cioè, ho fiducia abbastanza nelle nuove generazioni, Anch'io. perché comunque stiamo crescendo in una società che è già logorata dal cambiamento climatico e quindi chiaramente per quanto una persona anziana possa dire ma tanto io non ci sarò più, una persona giovane non può dire queste cose qui. Quindi Sopravvivenza. ecco, purtroppo ce la stiamo vivendo a pieno, quindi sono più che sicuro appunto che, come dicevi te, che poi per esigenza questo sarà un tema che piano piano diventerà sempre più importante, si spera il prima possibile. Un'ultima domanda che volevo farti, appunto, benché una persona possa essere efficace nella comunicazione, magari sensibilizzare, però da quel punto lì, dalla sensibilizzazione a poi di fatto all'atto pratico, c'è una distanza, cioè anche abbastanza considerevole. Quindi volevo Sì. chiederti, secondo te c'è un modo in cui è possibile coinvolgere maggiormente tramite internet anche magari il proprio pubblico? Cioè, quali possono essere quelle iniziative che un influencer, chiamiamolo così, può fare per tentare di appunto fare l'atto pratico anche alla propria community? Certo. Ma sai, questa è una domanda molto molto interessante. Il problema qui è la scala, proprio è una questione di magnitudine. Poi dipende esattamente cosa intendi col fare qualcosa, se intendi concretamente in che modo si può avere un impatto, per esempio per dire qui in Italia, che iniziative si possono fare, questo dipende veramente dal seguito che hai. Questa è una cosa che a me capita spesso, anche magari ci sono degli eventi piccoli che io dico, ah, se avessi 1 milione di persone qualcosa magari si potrebbe fare, però non ne ho 1 milione, ne ho 8.000, diciamo, e quindi, per esempio, in concreto, la mobilitazione che potrei fare è veramente piccola. Però il vantaggio qual è? Che comunque si tratta di un aumento esponenziale, perché magari uno comunque può proporre iniziative, però ecco, io credo che in concreto, se uno vuole fare qualcosa, da un lato ci sono già tante associazioni, però magari tu intendevi a livello di influencer che si può fare. Quello che si può fare è quello che comunque stiamo facendo, cercare di sensibilizzare, perché già questo è importantissimo, diciamo, perché è da lì che poi si genera la volontà delle Certo, persone. certo. Se la volontà delle persone si decide su un obiettivo, l'abbiamo visto più volte, niente la può fermare. Esatto, quindi magari, non so, un modo per coinvolgere appunto le persone, ma come hai detto te, chiaramente il coinvolgimento. Cioè se una persona poi è presa, è una cosa che vuole, è giusto, Certo. Sì, è quello che poi esatto.
divide, è Certo. lui che divide poi chi fa le azioni e chi non le fa, quindi Sì. è già importante così. Poi è una cosa importante, nel senso che a voi immagino ci sia gente che apprezza quello che fate, che riuscite a Sì. ispirare, poi anche quello è un moltiplicatore. È un moltiplicatore perché se convinci una persona, magari quella convince qualcun altro, poi O comunque si aumenta. accenna, parla, cioè alla fine è un passaparola, magari quella persona si interessa anche se non direttamente a noi, comunque alla tematica, che è la cosa più Esatto. importante alla fine. Sì. Beh, prendete ad esempio anche le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili che abbiamo adesso magari poi non sono perfette, però sono incredibilmente migliori di quelle che avevamo, che ne so, 30, 40, 50 anni fa. E se sono migliorate perché c'è gente che ci ha creduto e quindi poi un po' per volta si migliora ed è un percorso graduale che coinvolge proprio tutti quanti, che lentamente iniziano a capire c'è questo problema che dovremmo risolvere. Quindi io penso che anche i piccoli contributi un po' per volta siano importanti. Perciò ecco, chiunque vuole parlare di questo lo deve assolutamente fare. Ti volevamo appunto ringraziare tanto per averci Grazie a dato voi. la possibilità di intervistarti e di chiederti appunto queste cose. Sei tranquillamente, puoi sentirti libera appunto di pubblicizzare le tue pagine. Se volete seguire Riccardo Pace Official, siete i benvenuti. Abbiamo visto che hai anche un canale YouTube. Ecco, io ho un canale YouTube che, diciamo, avevo iniziato a fare video, ma poi purtroppo impegni mondani, diciamo, mi hanno impedito di farne altri. Invece, voi, che dite? Voi consigliate di fare podcast, ad esempio? No, secondo me, siccome non è ancora diffuso, può avere quel boost che ha avuto YouTube, poi alla fine, una cosa nuova che poi alla fine ti può... Infatti no, è stata un atto lungimirante, se si può chiamare così, un qualcosa che sta emergendo piano piano, neanche troppo piano piano, e che alla fine è un qualcosa, un progetto a lungo termine che magari può andare veramente bene. Noi comunque noi ci focalizziamo sull'argomento che ci piace, di cui vogliamo parlare, bisogna sensibilizzare, e comunque noi consiglieremo pieno di fare podcast. Sì, comunque ecco, invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando di andare a vedere i tuoi video perché abbiamo visto che sono anche molto interessanti. Niente, direi appunto che possiamo salutare Riccardo. Ringraziamo Riccardo, grazie mille. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata anche a te. Grazie ancora per la disponibilità. E niente, direi che possiamo concludere questa intervista. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo episodio.